Buongiorno a tutti. Oggi trattiamo un tema affascinante e complesso, il Recube in situazione gammonish e con score sbilanciato. Tutti sappiamo che quando siamo in vantaggio sensibile bisogna stare molto attenti a evitare di cubare quando la posizione è gammonish, perché il ricubo dell'avversario può essere molto forte. Però è sempre difficile riuscire a trovare i giusti equilibri. Ma vediamo subito la posizione che ha suscitato il mio interesse. Nella partita del campionato italiano online giocata pochi giorni fa tra Henry Sciarra con le pedine bianche e Daniel Tudose con le pedine nere, Daniel conduce per 10-2 e ha imprudentemente cubato in una situazione sicuramente vantaggiosa, ma con possibilità anche per l'avversario. Henry ha tirato dei dadi buoni ed è arrivato in questa posizione in cui Daniel è sul bar e ha sì un prime da 5 molto forte, ma rischia anche di perdere e rischia anche il gammon. Henry ha prontamente portato il cubo a 4 e a questo punto Daniel si è trovato davanti a una scelta abbastanza difficile. Vediamo come è opportuno ragionare in partita. Allora, sicuramente è importante avere un'idea del take point. Qui è chiaro che il take point non sarà bassissimo, però si può calcolare con l'uso dei nails numbers abbastanza velocemente. Tenendo conto che questa è una scelta molto delicata, può valer la pena di dedicare un po' di tempo. Per la cronaca Daniel aveva ancora una decina di minuti. Allora, partiamo dalla definizione e dalla modalità di calcolo del take point. Take point è dato dal rapporto tra loss e loss più gain. Vediamo un attimo quindi di calcolare loss gain e quindi il take point per il nero. Allora, partiamo dal gain. Che cosa ha da guadagnare il nero ad accettare il cubo? Il gain è dato dalla differenza tra le probabilità di vittoria in caso il nero accetti e vinca e le probabilità di vittoria invece nel caso di drop. Allora, il caso di drop è il nero arriva sul 10-4, adesso siamo sul 10-2, quindi 10-4. Le probabilità di vittoria sul 10-4 tramite nails numbers, adesso non ripetiamo il ragionamento, ma vi invito ad andare a vedere il video relativo, sono dell'84%. Quindi in caso di pass il nero ha ottime possibilità di vittoria. Quanto guadagna? Se accetta e vince, si porta sul 14-2, vince il match, quindi le probabilità di vittoria sono del 100%. Adesso calcoliamo invece il loss. Il loss è dato dalla differenza tra take e lose, quindi
accettare e perdere, e invece probabilità di vittoria nel caso di drop. Quindi nel caso di drop abbiamo visto probabilità di vittoria 84%. Se accetta e perde va sul 10-6, l'avversario fa 4 punti, e le probabilità di vittoria sono del 76%. Quindi in questo caso 84 meno 76, il loss è dell'8%. Qui stiamo sempre parlando di, non stiamo considerando l'ipotesi di gammon, poi vedremo come correggere col gammon. Quindi a questo punto abbiamo gli elementi per calcolare il take point, che è dato, quindi abbiamo visto il gain 16%, loss 8%, quindi il take point è dato dal rapporto tra loss 8 e loss più gain 24, quindi un terzo, 33,3%. In realtà questo è un valore approssimato, calcolato con i Nail's Numbers. XG ci dice che le probabilità di vittoria sono del 32,8, ma insomma sostanzialmente siamo lì. Adesso però c'è il punto importante. Questi calcoli non tengono conto dei gammon. Come dobbiamo ragionare per prendere in considerazione i gammon? Allora, dobbiamo valutare le cosiddette gammon adjusted win, cioè le probabilità di vittoria, le nostre probabilità di vittoria in questo caso, tenendo conto dei gammon dell'avversario ovviamente. Qui non dobbiamo tener conto dei nostri gammon perché se il cubo è a 4, per noi vincere è semplice, vincere gammon non cambia assolutamente niente. Quindi il calcolo è semplificato. Semplificato, per semplificare ancora, non teniamo conto dei backgammon. Allora, in queste ipotesi semplificative possiamo dire che le gammon adjusted wins del nero sono date dalle probabilità di vittoria semplici, quindi winning chances, da cui dobbiamo sottrarre le probabilità di gammon dell'avversario, indicate nella formula con G, moltiplicate per il valore del gammon, sempre per l'avversario. Allora, il punto è come calcoliamo questo gammon value. Ok, c'è anche la difficoltà di calcolare le probabilità di vittoria di gammon, ma quelle sono più standard. I giocatori bravi ci riescono un po' in tutte le posizioni, almeno ci si avvicinano. Gammon value è un concetto che non tutti hanno e adesso andiamo a vederlo più da vicino. Per far questo utilizziamo XG e andiamo a vedere la finestrella che ci dà appunto il gammon value. Vedete che qui ho scelto il cubo a 4 allo score, quindi 11 away, 3 away, cubo a 4 perché ci interessa una volta che è accettato il cubo. Vedete che il gammon value per il bianco, quindi per Henry, è di 1,1, quindi molto alto. Questo è però un valore abbastanza standard a questi score, con queste differenze di score. Infatti vedete che se andiamo anziché 11 away, 12 away, 13 away, oppure diminuiamo e scendiamo a 10 away, 9 away,
8 away e 7 away, il gammon value rimane sempre 1 o più di 1. Se invece scendiamo a 6, 6, 5, a quel punto scende abbastanza rapidamente. Però quando c'è quindi una differenza notevole di punteggio, il gammon value in caso di cubo a 4 è particolarmente elevato. Come confronto possiamo andare a guardare il gammon value che conoscono un po' tutti quindi con cubo a 2, 4 away, 2 away. In questo caso il gammon è importantissimo e vale 1. Qui lo sanno quasi tutti, infatti, che sul 4 away, 2 away basta che ci sia qualche anche non elevata possibilità di gammon e si cuba subito dall'inizio. Può bastare un 3-1 iniziale per cubare. Vedete che in questo caso appunto il gammon value è ancora superiore. Questo è importante come riferimento perché sicuramente è difficile ricordarsi tutti i gammon value ai diversi punteggi, ma ricordarsi che con cubo a 4 e con differenze superiori ai 4 punti di score, il gammon value è molto alto. Quindi adesso abbiamo un riferimento per il gammon value e possiamo andare avanti. Quindi abbiamo visto che come gammon value possiamo assumere il valore 1. In realtà è anche maggiore, ma qua andiamo un po' a spanne. Adesso dobbiamo stimare approssimativamente le probabilità di vittoria e le probabilità di vittoria del nero, quindi di chi deve accettare il cubo, e le probabilità di gammon del bianco invece, di chi ha cubato. Allora, io direi di andare molto a spanne, poi vedremo che in realtà la decisione di cubo è molto netta e potremmo dire che le probabilità di vittoria potremmo stimarle intorno al 50%. Probabilità di gammon per il bianco sono abbastanza elevate. Diciamo che una parte notevole delle vittorie del bianco sarà gammon. Io direi valutiamo intorno al 25%. A questo punto siamo in grado di calcolare le gammon adjusted win. Che cosa sono queste gammon adjusted wins? Sono le probabilità di vittoria in questo caso del nero, di chi deve accettare il cubo, tenendo in considerazione i gammon dell'avversario. Quindi queste probabilità di vittoria, se sono superiori al take point, è possibile e conveniente accettare il cubo. In caso contrario conviene passare. Quindi in questo caso vedete che col gammon value pari a 1 i gammon contano quanto le vittorie, nel senso che si aggiungono alla pari alle vittorie, per cui le probabilità di vittoria depurate del nero sono solo il 25%, quindi passano dal 50%
al 25%, tenendo conto dell'effetto del Gammon. Adesso dobbiamo quindi confrontare queste Gammon Adjusted Win del 25% col take point, che se ricordate era del 33%. Quindi è chiaro che anche se non abbiamo stimato correttamente le possibilità di vittoria e di Gammon, siamo molto molto lontani dal take. E infatti, se andiamo a vedere che cosa ci dice XG, XG ci dice che innanzitutto le probabilità di vittoria del nero sono intorno al 52%, quindi non molto distanti da quello che abbiamo stimato. I Gammon del bianco sono 26,4, quindi ancora di più, e c'è anche quasi un 1% di backgammon, che per semplicità non abbiamo considerato. Il take è un blunder da più di 400. Quindi è importantissimo avere un'idea di come ragionare in questi casi. C'è da dire una cosa, che il giocatore esperto sa che deve stare attentissimo in posizioni gammonish con cubo alto, quindi a 4, a questi score. Ma è questo un po' meno evidente che ad esempio sullo score 2 way for a way. In quel caso è più lo diamo quasi per scontato. Qui rimane un po' più nebuloso. C'è da dire per la cronaca che Daniel ha accettato al volo il ricubo senza neanche pensare, nonostante avesse 10 minuti di tempo. Qui, allora, a parte le considerazioni generali, io ritengo che i giocatori molto forti innanzitutto non avrebbero cubato a questo score, ma comunque avrebbero passato di corsa, diciamo. Però quello che è interessante è che in questo video ho presentato una metodologia per orientarci in maniera un po' più precisa su come ragionare sull'accettazione del cubo in questi casi. L'argomento è sicuramente molto complesso e non ha senso approfondirlo in questo video, ma nel caso foste interessati aggiungete un commento e posso prendere in considerazione l'ipotesi di cimentarmi in un video più approfondito. Suggerisco però chi è interessato a capire bene questi concetti, suggerisco il libro di Dirk Schiemann, The Theory of Backgammon, in cui appunto questi concetti vengono spiegati in maniera estremamente chiara. Secondo me quel libro è veramente un ottimo libro, discretamente complesso, io dico a livello di studio universitario, però apre un mondo su questi concetti. Ok, spero di avervi interessato, vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci al prossimo episodio.